Se stai cercando metodi per guadagnare con le AI e sei stufo di continuare a vedere ore e ore di video per non avere praticamente nulla in mano, questo contenuto di oggi fa assolutamente per te, perché oggi vedremo ben 100 metodi per guadagnare con le AI in questo 2026. Ho voluto organizzare la struttura di questo video in un modo semplice e intuitivo. Andremo a vedere metodo per metodo con anche una piccola descrizione del suo funzionamento e partiremo dai metodi estremamente facili a quelli un pochino più avanzati fino a quelli invece che sono estremamente avanzati o per pro. Però ci stava inserirli all'interno di questo video, in modo tale da adattarsi a qualsiasi sia il tuo livello. E prima di cominciare ti voglio soltanto dire che trovi questo file riepilogativo all'interno della community gratuita di AI Makers Club. Primo link in descrizione. Ora partiamo senza perderci in chiacchiere. Metodi parti subito. Andiamo a vedere il primo. Gestione social per attività locali. Qua c'è poco da dire, è un metodo che vi ho già portato sul canale, è estremamente interessante, al giorno d'oggi facile, puoi addirittura automatizzarlo e sì, le varie attività sanno che utilizzi l'AI, anche perché adesso è diventato obbligatorio esplicitarlo, però non hanno il tempo di farlo loro o semplicemente voi siete più bravi e soprattutto lo potete offrire a un prezzo veramente vantaggioso. 2. Caption e hook per i creator. Vi dedicate soltanto alla creazione di ganci iniziali e il vario testo, quindi anche il copywriting per i creator. Vi proponete come esperti dei social media e andate a vendere il servizio proprio di ancoraggio dell'utente, quindi quello che fa fermare lo scroll. Ecco, questo è un servizio molto interessante per piccoli, medi e grandi creator. Descrizioni prodotto per e-commerce. Andate a migliorare tutto il copyright di vendita per un qualsiasi e-commerce, anche per articoli che magari sono in vendita su altre piattaforme come Amazon, eBay. Questo è un lavoro molto richiesto in realtà, chiaramente ormai si vende a prezzi veramente bassi, però voi potete migliorare sempre lato prompt per avere dei risultati sempre più umani, sempre migliori. 4. Traduzione e localizzazione dei contenuti. Semplicemente andate a rivendere il servizio di traduzione, che tutto questo processo prima veniva fatto ad esempio a professionisti su Upwork. In questo momento purtroppo stanno venendo mancare questi tipi di lavori, ma in realtà se lo vendete estremamente poco e vi proponete direttamente alla realtà c'è ancora spazio per vendersi e stiamo sempre parlando di metodi semplici. Trascrizione e sbobinatura. Anche qua in realtà ci sono tool che lo fanno in automatico, chiaramente questi tool sono a pagamento per i vari utenti, voi tramite delle AI anche in maniera gratuita potete farlo e costare addirittura di meno tante volte, quindi questa anche può essere un'idea decente. 6. Clip verticali da video lunghi. Potete vendere il servizio, potete addirittura decidere di provare a mettere delle clip virali e guadagnarci direttamente voi. Ci sono adesso tante piattaforme in cui se inserite il contenuto breve sostanzialmente potete guadagnare direttamente. Ci sono veramente tanti modi di guadagnare tramite questo sistema e voi lo fate in 2 clic. Sottotitoli e testi a schermo. Beh, anche qua non c'è tanto da dire, semplicemente andiamo a rivendere questo servizio. Numero 8. Andare a rivendere il servizio di SEO e blog posting. Questa è una cosa che sto facendo anche io con la mia agenzia e funziona molto bene e potete completamente automatizzarla. Chiaramente una volta questo servizio si vendeva a un sacco ma non era automatico, ora lo potete vendere a una qualsiasi attività per 100-150 euro al mese, quindi un prezzo estremamente accessibile ed è un servizio che serve ed effettivamente c'è ancora spazio per farlo. Mi dispiace per i copywriter che prima si facevano pagare molto di più giustamente, ma ad ora questo è il mercato. 9. Newsletter in ghostwriting. Sostanzialmente andate a gestire le newsletter di professionisti, di creator, di una qualsiasi nicchia. 10. Questa attività spacca. Gestione LinkedIn, quindi posting su LinkedIn. Estremamente sottovalutato come servizio, ma in realtà la domanda è altissima. Andate a gestire profili LinkedIn. E se la vostra risposta a questo è ma io non so niente, guardati un po' di video, fate aiutare dalle AI, puoi benissimo farlo e indovina un po', puoi automatizzarlo. Editing e correzione bozze per quanto riguarda contenuti scritti. Tanti
i publisher, ad esempio, quindi di ebook o in generale publisher che sono piccolini, autonomi, richiedono questo servizio. Ora ancora di più perché loro stessi fanno una prima magari bozza in AI, ma voi con le vostre competenze potete rifinire il lavoro in molto meno tempo e soprattutto andandolo a migliorare, facendovi pagare proprio per le vostre conoscenze in questo ambito. Curriculum e lettere di presentazione. Potete andare a rivedere tutto il curriculum delle persone che chiaramente ve lo andranno a chiedere, aumentando il tasso anche di efficacia di assunzione a tutti gli effetti e dando così anche più possibilità di lavoro. E questa, come tutte le altre attività che stiamo vedendo finora, è un'attività ad altissima marginalità chiaramente. 13. Ottimizzazione profili LinkedIn, che è simile a quella di prima, ma in realtà è molto più dedicata invece a semplicemente vendere l'ottimizzazione grafica e di come è impostato il profilo LinkedIn. Quindi non è la gestione, è soltanto un rifacciamo la vetrina, e questo è un one shot. Chiaramente non si può vendere tantissimo, però si fa veramente in pochi minuti. Metodo 14. Credo che nessuno mi abbia mai parlato di questo. Risposta alle recensioni Google. Le attività sottovalutano tantissimo quella che è la risposta ai vari commenti che ci sono su Google, alle varie recensioni. Rispondere ai clienti insoddisfatti o soddisfatti è la cosa più importante che un imprenditore possa fare, soprattutto quelli insoddisfatti. Quindi potete rivendere questo servizio e addirittura automatizzarlo se create correttamente il piano di risposte, e tutto questo servizio può essere impacchettato e venduto a un sacco di business, soprattutto business che hanno soldi, ristoranti, hotel, e sono pronti a pagare per rimuovere problemi, perché le recensioni tante volte possono essere problemi. Metodo 15. Schede prodotto per Amazon e Etsy. Interessante anche questo. Metodo 16, andremo a approfondirlo anche sul canale e nella community, generazione foto e video in AI. Puoi direttamente vendere il servizio o cercare di vendere le foto e video, ad esempio sulle piattaforme che te lo permettono di fare. 17. Ritocco e scontornamento delle immagini in blocco. Ormai tutti bene o male l'immagine la fanno, ma se bisogna farlo per 100-200 immagini il processo diventa molto lungo e i professionisti non hanno o voglia o tempo di farlo, quindi saranno ben disposti di pagarvi. E voi, indovinate un po', lo potete automatizzare. Metodo 18. Loghi e brand kit. La posizione del grafico ormai sta scomparendo perché tutto questo processo lo fa veramente molto bene l'AI. Presentazioni e pitch deck. Per fare questo ci sono AI dedicate, funzionano bene e tante volte sono anche gratis. E si può rivendere veramente molto bene. Togliere lo stress ai vari presentatori e speaker di crearsi una presentazione, vuol dire tanto, quindi sono disposti a pagarvi anche bene. Chiaramente il prodotto deve essere decente. Menu, volantini e materiali locali prima erano soltanto destinati a professionisti in termini di realizzazione. Ora non ve lo dico nemmeno. VoiceOver con voci AI. Non tutti sanno l'esistenza di tool specifici, che poi vedremo anche all'interno del canale, che danno dei risultati eccezionali in termini di VoiceOver. Quindi provare a rivendere questi servizi su piattaforme che appunto si occupano di questo o direttamente proporvi come tale potrebbe farvi guadagnare qualche soldino. È chiaro che lavorare solamente su questo non è assolutamente la soluzione, e ci tengo a specificare in questo punto del video che non è un singolo metodo che vi dà il lavoro, è l'insieme di questi 3 o 4, 5 che, se spinti bene, possono diventare un vero e proprio asset lavorativo e permetterti di guadagnare a tutti gli effetti anche uno stipendio, anche di più. 22. Doppiaggio lingue per i vari contenuti. Quindi in AI creiamo le lingue diverse per i vari contenuti, ad esempio su YouTube, e lo rivendiamo ai creator. Metodo 23, narrazione per i vari ebook. Stessa cosa, siamo sempre sul tema vocale. 24, musica e jingle per creator. Ad esempio con Suno, una delle piattaforme più conosciute, si possono creare tantissime canzoni a prezzo praticamente zero. L'abbonamento già di $10 permette di creare 200 canzoni. E possiamo veramente sviluppare tante idee su questa base. Ho visto dei servizi che vendono ad esempio delle canzoni personalizzate a €20 per una, voi pagate $10, 200.
quindi qua benissimo capiamo la potenzialità. 25, e questo è uno dei video più apprezzati di questo canale, YouTube Faceless. È un sistema interessante dove non devi mostrare la tua faccia, non devi fare tu i video, utilizzi l'AI per postare quei video e poi generare profitto in tantissimi metodi. Ma lo andremo ancora a approfondire in un video sempre sul canale. Pagine di short e TikTok monetizzate, un po' simile al discorso di prima, anche se è un pochino diverso, perché Faceless, il metodo precedente, è più specifico in generale al canale, quindi anche content lunghi, invece questo è soltanto per contenuti verticali. Metodo 27, che sta andando tantissimo in tutto il mondo, adesso abbastanza saturo ma c'è ancora spazio. Pinterest con l'affiliazione. Andiamo a creare delle immagini con l'AI, andiamo a creare tutto il copywriting con l'AI, ma lo vedremo su questo canale e possiamo andare a guadagnare andando a pubblicare, sperando, perché alla fine bisogna sperare, ma se si fanno le cose fatte bene arriva traffico, che qualcuno guardi il nostro post, si interessi e clicchi sul link che abbiamo deciso di condividere in affiliazione, quindi guadagniamo le commissioni. Tutto questo a costo praticamente zero. Metodo 28, creare delle pagine a tema su Instagram. Ancora funziona. La cosa diversa da oggi a 5 anni fa è che adesso lo puoi fare tutto in automatico e questo funziona perché poi puoi creare degli shop in cui vendere delle cose personalizzate su quel tema e veramente si possono fare tanti soldi. Metodo 29, la pubblicazione di ebook su Amazon. Questo metodo è solo profitto, chiaramente ci vuole tempo a scalare. Metodo 30, i low content book, sono dei libri ad esempio che sono dei planner, dei diari. Stessa cosa, vanno venduti su Amazon, hanno ancora meno progettazione, sono ancora più semplici, ancora più margini di guadagno. Chiaramente è molto satura come nicchia, si può ancora fare qualcosa ma è molto satura. Metodo 31, estremamente sottovalutato a parer mio, sono i template di Notion. Notion è un'applicazione per prendere appunti, ma in realtà riordinare le tue idee, riordinare qualsiasi cosa nella tua vita. Tante persone, soprattutto lì fuori negli USA, stanno vendendo dei contenuti che si possono, utilizzare, che sono dei fogli di lavoro a tutti gli effetti, e è un'ottima idea. 32, lo faccio anch'io, pacchetti di prompt verticali. Andiamo a studiarci bene prompt per la generazione, ad esempio, di immagini iperrealistiche di insetti e andiamo a vendere quei 10 prompt. Li vendiamo a quanto? $50, un ottimo prezzo, un prezzo di impulso ad esempio, e se è fatta una campagna decente si possono alzare tanti soldi. E fidatevi, da uno che usa tanto le AI, anch'io preferisco acquistare tante volte pacchetti di prompt se quella persona è veramente competente, mi taglia un sacco di lavoro e costo, quindi tanta roba. 33, template grafici e preset. Miniature per YouTube, post di Instagram, flyer e tanto altro. Potete vendere direttamente il progetto. Chiaramente, non ve lo sto più a dire a fare con cosa potete appunto farlo. 34 immagini professionali da utilizzare sui social media o nei curriculum o ovunque sostanzialmente. Potete vendere a $10 l'uno, le potete fare in 2 secondi e sono ancora servizi che per gli over 45 si vendono benissimo. 35, print on demand. Servizi che ti permettono di stampare sulle magliette o comunque su vari accessori e indumenti senza possedere quell'indumento e soprattutto su richiesta, quindi non dovete ordinare tanto prima. E le varie grafiche le potete come al solito fare tramite AI e rivendere su dei marketplace appositi o addirittura aprire il vostro store. 36, questa cosa non vorrei dirvela. AI audit per piccole aziende. Andate a vedere semplicemente quali processi potrebbero automatizzare e gli vendete la soluzione. Questa roba qua sta esplodendo nel 2026. 37, workshop per piccole aziende. 2 ore ad esempio di formazione pratica per questi team che lavorano magari anche da casa, proprio relativa all'AI. Quindi rivendete questo servizio e potete prepararvi le informazioni stesse con l'AI, quindi rivendete quello che l'AI vi dice sostanzialmente. 38, tutor 1-1 per singoli professionisti. Quindi una cosa simile a prima ma molto dedicata e specifica a seguire i professionisti nei loro vari processi AI interni. 39. Assistente virtuale potenziato con l'AI. Andate sostanzialmente a fare diverse funzioni e mansioni in veramente 1/10 del tempo andandolo a fare con l'AI. Vi può servire a voi, vi può
servire come servizio da rivendere, è semplicemente una cosa che sta andando tantissimo. Metodo 40, organizzazione e pulizia dei dati per clienti. Questo, ecco, attenzione, è un pochino, diciamo, un po' borderline perché c'è tanto a parlare per quanto riguarda il discorso di sicurezza, però una volta che fissate questo aspetto qua, questa roba qui è devastante, però si fa pagare molto bene perché c'è tutto un discorso di privacy. L'ho inserito perché effettivamente è un'idea, esiste, però ecco, attenzione. Saliamo di livello ora dal metodo 41 al 75 e saremo un pochino più avanzati. Partiamo. 41. Chatbot per siti web. Al giorno d'oggi i chatbot stanno diventando sempre più importanti se configurati ad hoc e create addirittura una rete neurale di informazioni dietro. Potete vendere un servizio di altissimo livello che vi pagherà mensilmente in questo caso. 42. Bot per le chat di WhatsApp o ad esempio altri provider che gestiscono le prenotazioni in autonomia. 43. Automazioni no code per PMI. Colleghi i vari tool che l'azienda già usa in modo manuale e cerchi di automatizzare questo utilizzo. Metodo 44. Lead generation e outreach automatico. Quindi andremo a automatizzare il processo di ricerca dei lead e questa cosa qui la farò vedere in AI Makers Pro a settembre, è devastante, e addirittura li contattate quei lead e fate questo per i clienti, può valere anche veramente migliaia di euro al mese. 45. Sequenza di mail automatizzate, questo si collega a quello di prima, però in realtà si vende anche il servizio a sé stante. Setup CRM e arricchimento dei contatti. E questo è il metodo 46. Sostanzialmente aggiungi informazioni ai vari contatti già esistenti, cerchi di migliorare quello che è effettivamente la gestione del cliente e aggiusti i file, in modo tale che i commerciali siano veramente molto meglio impostati per poter vendere. 47. Report e dashboard automatiche. Raccogli tutti i dati di un'attività, chiaramente nel back-end dell'attività, e rivendi una dashboard che ogni giorno, ogni settimana, quello decidete voi, va a aggiornare e riportare i dati in maniera chiara al commerciante, all'azienda, in modo tale da avere la perfetta gestione. Questo servizio anche sta esplodendo. Metodo 48. Preventivi automatici. Creare con l'AI un sistema che crei preventivi da solo. Tagliate un sacco di tempo e costi alle varie attività. Metodo 49, Voice Agent per la gestione di clienti o ad esempio per l'assistenza. Sta andando anche questo tantissimo. Metodo 50, assistenza ai clienti sul primo livello, quindi tutte quelle richieste ripetitive. Si collega al metodo di prima, ma in realtà può essere anche solo dedicato al discorso di chatbot. 51, SEO programmatico. Creare centinaia di pagine a tema per andare a prendere tutto il traffico organico possibile per quell'attività o business, chiaramente essendo completamente compliance con Google. Questa è la parte più difficile e importante. 52, che si collega a quella di prima, è ottimizzazione per la ricerca fatta con l'AI, quindi per la SEO, che al giorno d'oggi non si ferma soltanto al discorso SEO, ma anche tutto il discorso dei linguaggi e quindi come comparite all'interno dell'intelligenza artificiale in termini di ricerca. 53, local SEO per le attività. Quindi con l'AI fate tutto il copywriting dedicato, iscrivete l'attività, questo è un passaggio poi manuale ad esempio a Google Business, fate altri passaggi su altre piattaforme che appunto vanno ad ampliare quello che è il reach locale, un ottimo business. Anche perché in Italia siamo molto indietro. Metodo 54, Content Engine in abbonamento. Sistema che produce ad esempio blog post, contenuti, newsletter, che appunto continua a pubblicare da solo. Lo potete creare in qualche oretta, funziona benissimo e lo vendete in abbonamento. Metodo 55, video UGC con l'AI. Sono i video sostanzialmente fatti da una persona reale, che in questo caso è AI, che vendono servizi o prodotti e questo sta andando tantissimo. E lo so che sto dicendo questo sta andando tantissimo su tanti prodotti o servizi, è perché l'AI sta spingendo veramente forte in questo 2026. 56. Creatività pubblicitarie e performance. Produci decine di annunci e ti fai pagare per le performance.
Ormai le agenzie che fanno questo sono a migliaia, però lo fanno ancora alla vecchia scuola facendosi pagare 2-3 mila euro al mese. Voi potete arrivare e distruggere il mercato perché sostanzialmente lo fate molto meno. In realtà il mercato già si sta iniziando a sgretolare, ma siamo ancora agli inizi di questo processo. Metodo 57, test massivo di video ads. Metodo 58, avatar e portavoce per l'azienda, quindi creare un vero e proprio AI avatar che però è dedicato per quell'azienda e andrà a creare contenuti e si interfaccerà con i vari prodotti di quell'azienda. Questo è un servizio che potete droppare alle varie attività, non per voi. Metodo 59, fotografia con dei modelli AI su capi che esistono davvero, quindi proporre servizio di modeling a delle aziende reali con prodotti reali ma farli utilizzare dalle AI. Interessante. 60, render e visualizzazioni per i progetti. Architetti e redattori potrebbero mostrare veramente in modo rapido utilizzando le AI appunto questi render al cliente, cosa che prima invece chiedeva delle ore e costi altissimi. Metodo 61, virtual staging immobiliare. Questo lo vedo poco ancora in Italia, andare a arredare, migliorare la casa attraverso le AI per metterlo negli annunci e far vedere come potrebbe essere quell'immobile se appunto arredato nel modo giusto. 62, personaggi e mascotte coerenti. Quadri calcio per un prodotto, eccetera, eccetera. Ora andiamo un po' spediti perché ci mancano ancora un po' di metodi. 63, ghostwriting per libri specifici per i professionisti. 64, corsi costruiti con l'AI di una qualsiasi nicchia topic esistente. Metodo 65, community a pagamento, che sempre riguarda topic, nicchie, eccetera, che puoi gestire tranquillamente con l'AI. Metodo 66, newsletter di nicchia con sponsor. Non mi soffermo, andiamo un po' rapidi. Metodo 67, micro SaaS, no code. Un piccolo strumento che risolve un problema ben specifico di una nicchia venderà sempre bene. E stanno dando tantissimi software realizzati in questo modo. Metodo 68, app e mini tool creati con l'AI. In realtà molto simile a quella precedente. Metodo 69, lo utilizzo anch'io, ahimè ve lo devo svelare. Siti e landing page fuori in 48 ore. Potete vendere questo servizio a veramente poco, veramente fatto rapido e vende ancora bene. Metodo 70, automazione per studi legali per la gestione dei documenti. Metodo 71, analisi, contratti e documenti legali. Quindi potete fare ad esempio dei tool o rivenderlo per le varie attività in cui non è che l'AI decide in base al contratto, ma fa vedere i punti chiave e chiari di cosa effettivamente stai firmando, cosa ti conviene e cosa no. Metodo 72, ricerche di mercato e analisi dei concorrenti, e lo potete fare in pochissimo e rivendere come servizio in poche ore di delivery. Metodo 73, freelancer sulle varie piattaforme, potete rivendere un qualsiasi servizio che chiaramente poi voi realizzate con l'intelligenza artificiale. Tanta concorrenza su questo, devo dirvi. Metodo 74, anche questo lo utilizzo, affiliazioni su tool AI, quindi i tool che voi utilizzate tante volte è una parte di affiliazione. Se avete una piccola community o cercate di crearla o fate dei bei video su TikTok, potete vendere anche da lì e si guadagnano dei soldi anche interessanti. Metodo 75, rivendita di soluzioni white label in AI. Una piattaforma già pronta, una dashboard, una qualsiasi cosa funziona, lo potete personalizzare e buttare fuori per il cliente. E ora abbiamo finito le parti intermedie e andiamo a vedere quelle che sono un pochino più complicate, avanzate, dalla 76 al 100. Partiamo. Metodo 76, un'agenzia AI strutturata, quella che ad oggi ho costruito ma richiede molto tempo per farlo in termini di ottimizzazione dei processi e di creazione proprio dei vari dipendenti e mansioni AI, quindi devi strutturarti, devi crearla bene, però dà parecchie soddisfazioni, è un metodo appunto avanzato. Metodo 77. Retainer di automazione mensile. Non un progetto, ma la manutenzione dei vari strumenti e servizi che i clienti hanno o a cui appunto hai venduto questi servizi. Quindi sostanzialmente gestione e manutenzione di quello che hanno in questo momento. 78, consulenza AI per aziende di media dimensione.
mappi i processi, scegli le tecnologie corrette. Qua la situazione si fa appunto più complessa, bisogna fare le cose fatte veramente bene. Metodo 79, responsabile AI a tempo parziale per le aziende. Ormai ci sono dei consulenti che si occupano proprio di fare questo. Chiaramente non tutte le aziende necessitano o hanno le possibilità per assumerne uno a tempo pieno, puoi fare il consulente esterno, chiaramente. Metodo 80, formazione aziendale strutturata, quindi dei percorsi che sono multigiornata, veramente approfonditi, dettagliati sull'utilizzo delle AI, automazione interna, quindi inizia a condividere dei processi molto più complessi con le aziende. Stiamo parlando di migliaia di euro per formazione o anche decine di migliaia. Metodo 81, assistenti addestrati sui documenti aziendali, e questo è per il back-end e per i dipendenti, quindi i dipendenti non devono cercare per delle ore dei documenti che chissà dove sono, ma l'AI risponde internamente con un database interno e quindi sicuro a tutte le domande che i dipendenti hanno riguardo quei documenti. Questa cosa qui, rivenderla, ti fa fare un sacco di soldi, taglia tanto tempo di lavoro. Se voi dimostrate quanto tempo tagliate e quindi i costi, la vendete benissimo. 82, knowledge base interna. Stessa cosa al discorso di prima, ma in realtà non dedicato questa volta ai documenti, ma alle procedure aziendali. Quindi come si effettua quel processo, come si deve comportare quell'utente quando ha bisogno di fare quella determinata azione interno nell'azienda, quindi riduci i passaggi e quindi i tempi tra professionisti nelle aziende. Questa roba qua taglia come prima un sacco di tempo e quindi soldi. 83, modelli specializzati per settore. Adatti un modello in maniera specifica al linguaggio di un settore. Questa è una cosa estremamente di nicchia e estremamente complessa. Metodo 85, collegamento delle AI a software che già esistono, quindi creare dei plugin, degli add-on e rivenderli. Metodo 86, SaaS verticale proprietario, un software AI per una singola, ad esempio, categoria professionale. Metodo 87, marketplace directory di nicchia, aggreghi domanda e offerta in un settore e guadagni con abbonamenti, eccetera, eccetera. Metodo 88, dati proprietari come prodotto. Raccoglie e strutturi informazioni che nessuno ha in una qualsiasi nicchia e le vai a rivendere alle aziende a cui quelle informazioni servono. Metodo 89, estensioni, plugin e connettori. Tutto questo chiaramente per qualcosa che già esiste e che vanno ad amplificare il funzionamento. Metodo 90, localizzazione vocale su larga scala. Spiaggia e clonazione vocale per case di produzione. Devi essere veramente qua un mago. Io te lo sto mettendo e stiamo arrivando agli ultimi metodi, quindi sono ancora più difficili. Produzioni video AI e licenze. Metodo 91. Cortometraggi, spot completamente generati dalle AI. E io ne ho generato uno di 1 minuto e mezzo che un giorno vi farò vedere. Molto interessante. E anche degli spot. Rivendibili per diverse migliaia di euro. Chiaramente hanno dei costi relativamente elevati anche per produrli. Però il margine è infinito. Metodo 92, catalogo musicale e diritti. Produci e distribuisci la tua musica in modo serio e crei proprio un'etichetta e ci guadagni soldi. Metodo 93, giochi ed esperienze interattive. Piccola nota, nessuno ancora se n'è accorto, penso che sarò il primo poi a parlare in Italia. YouTube sta aggiungendo una nuova funzione per quanto riguarda i giochi, ma non voglio approfondire in un altro video. 94, consulenza e conformità dell'AI Act, quindi andare ad aiutare tutte le aziende, tutti coloro che si muovono con l'AI a essere completamente compliance, mossa intelligente. Metodo 95, test di sicurezza sui sistemi AI. Metodo 96, ottimizzazione dei costi di infrastruttura, quindi fai il consulente sempre un po' simile a quello di prima, però ti dedichi soltanto a ottimizzare processi AI interni aziendali in modo tale da farli costare il meno possibile e ottenere gli stessi risultati. 97, simulazione gemelli digitali, repliche virtuali di processi aziendali, industriali o logistici per testare degli scenari. Questo taglia i costi in test reali alle varie aziende e migliora il risultato e i tempi di emissione. 98, soluzioni per settori regolamentati, sanità, finanza, assicurazioni,
che solitamente hanno barriere altissime per entrare. Se riesci a inficcarti in quel mercato lì e a gestire tutto il discorso AI, diventi veramente specializzato e sei una delle poche persone a farlo sostanzialmente, quindi avresti un bel mercato. 99, stiamo arrivando alla fine, acquisizione di piccole attività da automatizzare. Compri una micro azienda, agenzia, la automatizzi completamente e boom, hai il tuo risultato in mano. 100, e siamo giunti alla fine, costruire un asset AI e rivenderlo. Come può essere un prodotto con dei ricavi ricorrenti, l'agenzia intera, qualsiasi cosa, la generi e la rivendi. Chiaramente stiamo parlando degli ultimi metodi, sono veramente difficili, sono al corrente, ma ne hai ben 100 in questa lista. Spero che il video ti sia piaciuto, mi raccomando entra nella community gratuita per leggerti tutti i vari metodi e averli sempre sotto mano, ma soprattutto per scoprire altre cose super importanti, super fantastiche che ti fanno guadagnare soldi grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Noi ci vediamo AI Makers Club, grazie per aver visto.